Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Il video di oggi è leggermente diverso da quelli fatti finora, perché nasce da una mia curiosità. Come avrete intuito dal titolo, oggi andremo a vedere se effettivamente il colore del primer influisce sulla resa dei colori metallizzati. Avevamo fatto una prova simile ma non uguale nel video dedicato ai primer, dove però avevamo messo a confronto soltanto dei primer neri. Oggi invece andremo a utilizzare il primer bianco e il primer nero su soggetti molto simili e andremo a utilizzare l'argento metallizzato, l'oro e il rame. Non perdiamo altro tempo e cominciamo subito! Partiamo da base bianca, nel mio caso bianco Molotov, sul quale vado ad applicare il colore Old Copper di Scale Color. Di questa marca ho un set proprio dedicato ai colori bronzo e rame e trovo che abbiano una buona copertura. Alcuni metallizzati spesso peccano da questo punto di vista, coprendo davvero poco, o al contrario rimanendo troppo densi e rischiando di coprire i dettagli. Questo di Scale richiede secondo me un leggerissimo intervento con il pennello umido per scorrere meglio, senza però aggiungere acqua che potrebbe separare i pigmenti. Meglio piuttosto thinner e glaze per mantenere la consistenza gelatinosa. Ma ritornando alla nostra prova, con questo colore non sembrano esserci grossi problemi nella stesura sul bianco, non è stata necessaria una seconda passata e la resa è ottima. Su base nera, Old Copper si stende altrettanto bene, lasciando appena intravedere in alcuni punti qualche traccia di fondo scuro. In questo caso, una volta asciugato lo strato precedente, è possibile ripassare sopra per uniformare il tutto, ma è importante non cercare mai di farlo quando rischieremmo ancora di spostare il colore già applicato. Una volta asciugati entrambi e messi a confronto, la differenza è abbastanza marcata, con una maggiore lucentezza e brillantezza per quanto riguarda l'applicazione su base nera. Non parliamo di differenze esagerate ovviamente, ma di dettagli. Forse complice anche la leggera satinosità visibile del primer nero. Nello scorso video mettevamo a confronto la resa anche con primer più opachi e non sembravano esserci grosse differenze, quindi credo sia più una questione di maggior assorbimento della luce da parte del primer nero e quindi una miglior resa del pigmento metallizzato. Ma passiamo ora all'oro, in questo caso di AK terza generazione. Ero curiosa di provare la resa di questa marca anche per quanto riguarda i metallizzati e ho provato ad acquistare l'oro. Devo dire che sui dettagli piccoli delle miniature rende davvero bene, ma su soggetti così grandi e lisci, con base bianca, è subito evidente quanto sia necessaria una seconda passata. La base bianca è molto visibile attraverso le pennellate. A questo proposito vi consiglio un pennello con setole morbide che potete sacrificare, perché i pigmenti metallizzati vanno poi lavati con molta attenzione dalle setole, rimanendo incastrati con molta facilità. Come per il rame, anche qui il colore lo sto usando senza diluizioni, quindi per coprire tutte le zone semivuote ho aspettato che asciugasse e poi ho effettuato una seconda passata sull'intero soggetto. Il risultato è più omogeneo ma non al 100% e la base bianca si intravede. Su base nera il risultato è stato migliore già alla prima passata, sempre non pienamente omogeneo ma comunque più pieno. Alla seconda passata conclusa e al confronto fra i due, qui si nota una differenza di tipo diverso. Se sembrano quasi riflettere la luce allo stesso modo, è invece diverso il colore dell'oro, che per quanto riguarda il bianco sembra più finto e giallastro, mentre su base nera dà il suo meglio e sembra vagamente anticato. Sicuramente complice quel leggero fondo che ancora si intravede, che inganna l'occhio, ma comincia a essere evidente di come effettivamente delle differenze ci siano. Perché se è vero che ovunque viene consigliato di usare base nera, e io stessa ho sempre preferito quella, può essere capitato a tutti di usare il metallizzato direttamente per velocità su una miniatura primerata con colori diversi dal nero e poi chiedersi se effettivamente prendersi quel momento per ripassare di nero quella sezione avrebbe fatto la differenza o meno. E oggi vediamo che sì, fa la differenza. Ma abbiamo ancora una prova da fare con il metallizzato argento. In questo caso la consistenza gelatinosa del colore mi ha fatto optare per un pennello diverso, dalle setole ancora più morbide, e anche qui è stata necessaria un'abbondante seconda passata.
Su base nera invece si è steso fin da subito con più facilità, grazie anche al fatto che il grigio metallizzato è effettivamente un colore più vicino al nero di quanto non fossero i precedenti. In termini di lucentezza, personalmente in questo caso non vedo differenze, ma senza dubbio è stato molto più semplice da stendere e migliore il risultato su base nera. Quindi da questo breve video in cui ho voluto sperimentare, sfatare un po' il mito se vogliamo, abbiamo capito che effettivamente la base scura aiuta sempre, sia per una maggiore lucentezza che per una maggiore pienezza del colore applicato, anche se ovviamente non si parla di differenze esagerate. Io come sempre spero che questo video vi sia stato utile, se è stato così fatemelo sapere qui sotto nei commenti e fatemi sapere anche quale marca di colori metallizzati utilizzate voi. Non ho ancora trovato la marca definitiva, quella che mi piace più di tutte, quindi sono molto aperta alle vostre proposte. Io come sempre vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!